Buongiorno a tutti, io sono Alfred73, benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo ad effettuare un'altra riparazione di questo aspirapolvere a batteria stile Dyson del mio carissimo amico Guido. Un saluto a Guido. Vediamo in particolar modo come riparare la batteria e come sostituire le celle a litio 18650 su questa batteria di questo aspirapolvere. Venite con me. Si tratta di un aspirapolvere Severin, premendo il relativo pulsante non dà nessun segno di vita. In particolare si tratta del modello HV7165 da 240 watt, autonomia di 30 minuti. Anzitutto vado a rimuovere la batteria al litio. Questi aspirapolvere intelligenti sono dotati di microprocessore e motore brushless. La batteria è una batteria da 22,2 volt 2200 mAh per un totale di 48,84 Wh. Dalla tensione di 22 volt deduco che all'interno di questa batteria ci sono 6 elementi da 3,7 volt. Vado a smontare la batteria. Quando fate questa operazione per queste batterie, attenti alle molle che potrebbero essere presenti al loro interno e volare via come nel mio caso. Sul connettore del motore possiamo subito notare quali sono i pin che portano la corrente, che hanno piste di dimensioni maggiori. Andiamo ad effettuare delle misurazioni di voltaggio su questi pin per vedere il voltaggio della batteria, che risulta essere pressoché zero. Per misurazioni più accurate vado a smontare completamente questo pacco batterie per misurare il valore delle celle. All'interno trovo un bel BMS molto complesso, posso distinguere i transistor per il bilanciamento, l'integrato che serve per gestire questo bilanciamento, che è collegato al microprocessore principale, mentre nei pressi del connettore esistono dei MOSFET che servono a collegare la batteria al motore e al caricabatterie. Questi MOSFET si occupano di staccare il negativo della batteria dal motore in caso di malfunzionamento, sovraccarico, sovratensione, eccetera. In questi BMS previsti di microprocessore è presente un sistema di codifica che impedisce l'utilizzo di batterie non originali. Da notare che lo smalto spray isolante presente su questi circuiti ne rende più difficile la diagnosi. A questo punto vado ad effettuare delle misurazioni di tensione sulle celle. La prima cosa da fare è segnare il positivo e il negativo del pacco batteria al fine di una eventuale sostituzione delle celle. La tensione complessiva di questo pacco batterie risulta essere di 1,8 volt, segno evidente che ci sono delle batterie guaste. La prima infatti segna 0,5 volt, la seconda 0,42 volt, la terza 0 volt in assoluto, quindi è proprio piatta questa batteria, e poi 0,09, 0,55, solo l'ultima batteria ha una misurazione valida di 3,4 volt circa, e quindi solo questa cella può considerarsi buona in questo pacco batterie. Vi ricordo che una cella guasta al litio ha una tensione inferiore a 2,5 volt, quindi questo pacco batteria è completamente da rimpiazzare. Per questa operazione dobbiamo tagliare i collegamenti del vecchio pacco batterie, assemblare un nuovo pacco da zero con un saldatore a punti e poi saldare a stagno il nuovo pacco al BMS. Vado a tagliare quindi questi collegamenti, mi raccomando di utilizzare la massima prudenza quando effettuate questa operazione, perché potrebbero esserci delle batterie ancora cariche e il cortocircuito non è una cosa piacevole. Una volta rimosso il BMS con il suo relativo termistore che serve per misurare la temperatura del pacco batterie, vado anche a rimuovere il supporto in plastica che mi servirà per contenere il nuovo pacco batterie.
Si tratta di 6 celle al litio da 3,7 volt e da 2,2 ampere che andrò a sostituire con delle celle equivalenti. Metterò da parte l'unica cella sana di questo pacco che andrò a riutilizzare per qualche mio progetto. Mi procuro un nuovo set di 6 batterie al litio da 3,7 volt, 2 ampere ora di capacità. A tal proposito, prima che me lo chiediate nei commenti, posso suggerirvi di utilizzare come fonte di approvvigionamento per delle batterie al litio nuove ad un buon prezzo questi pacchi batterie al litio per overboard. Con soli 28,50 € potete procurarvi ben 20 celle da 2 ampere ora ciascuna, che ovviamente però dovrete smontare dal pacco batterie. Per realizzare il mio pacco batterie da 6 celle in serie dovremo collegare le nostre celle come in questo schema, ovvero sia il negativo dell'una con il positivo dell'altra, con i collegamenti intermedi per il BMS. In particolar modo io utilizzo questo morsetto in legno fai da te che mi assiste nella saldatura a punti delle varie celle. Per effettuare questa operazione occorre uno spot welder, cioè un saldatore a punti. Io utilizzo questo modello portatile che contiene una batteria al litio da 5500 mAh con una notevole quindi scarica di corrente, con potenza regolabile e una funzione di autotrigger per saldare automaticamente le celle al contatto con il lamierino. Sul pannello frontale, oltre ai LED di carica della batteria, troviamo diversi LED per impostare diversi livelli di potenza dell'impulso. Sul retro troviamo un ingresso di ricarica 5 volt e un'uscita USB a modi power bank. Il pulsante di accensione ci consente anche di impostare potenza in termini di corrente durante la saldatura. Nel mio caso vado a selezionare la massima potenza disponibile. Collego i due puntali al positivo e il negativo necessari per effettuare la saldatura. Nel kit del saldatore è presente un lamierino nichelato da 0,2 mm di spessore per effettuare delle saldature. Si tratta ovviamente di uno strumento ad uso hobbistico e non professionale che però utilizzo da diversi anni. L'unica accortezza è quella di non utilizzare lamierini troppo spessi, altrimenti non riuscirete ad effettuare le vostre saldature a punti. Quando effettuate queste saldature utilizzate la massima attenzione per evitare cortocircuiti tra positivo e negativo. Una volta saldati anche i terminali del negativo e del positivo del mio pacco batteria, esso è quasi pronto per l'installazione. Dobbiamo infatti effettuare anche i collegamenti intermedi al BMS necessari per monitorare lo stadio di ciascuna singola cella. Per fare questo vado a saldare un altro lamierino ad uno dei due poli, preferibilmente il negativo, che andrà poi a essere collegato alle posizioni intermedie sul BMS. Per un lavoro più pulito del mio potete effettuare questa operazione prima di fare le saldature e collegare quindi le posizioni intermedie esattamente al centro della piattina che collega le due celle adiacenti. A questo punto possiamo riposizionare il BMS avendo l'accortezza di attaccare lo stesso alle batterie utilizzando del nastro Kapton ad alta temperatura, in modo da poter sondare meglio l'eventuale surriscaldamento del pacco batterie. Una volta accostati i lamierini e eventualmente ritagliati all'occorrenza, è il momento di effettuare delle saldature semplicemente depositando dello stagno sia sulla piattina che sul collegamento al PCB. Meglio ancora se prima avete utilizzato del flussante liquido su entrambi. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento giusto per mettere un bel like ed eventualmente iscriversi al canale. Grazie per il vostro preziosissimo contributo. Bene, a questo punto il mio pacco batteria è pronto per qualche misurazione e verificarne in questo modo la funzionalità. Andiamo a misurare la tensione totale tra positivo e negativo, vediamo
25 volt, tensione corretta, mentre sulla prima cella abbiamo 4.1 volt, la seconda idem anche per la terza, per la quarta, per la quinta e per la sesta. Queste celle infatti sono state da me precedentemente precaricate. Da notare che sebbene vi siano su questo pacco batterie 24.9 volt, questa tensione non è riportata sul connettore di alimentazione che va verso il motore, perché il BMS ha temporaneamente staccato l'uscita di questo pacco batterie verso il motore perché abbiamo sostituito le celle. Ma niente paura, per ripristinare l'uscita e quindi per far attivare i MOSFET e collegare quindi il negativo della batteria al negativo del motore, occorrerà semplicemente alimentare la batteria con il suo caricabatterie. Questo è il MOSFET in questione che vedete risulta in questo momento aperto. A riprova di ciò, se andiamo a misurare la tensione di gate di questo MOSFET, troveremo che questa è pari a 0, quindi questo MOSFET non sta conducendo verso il negativo che va al motore. Quando inseriremo il jack di caricamento, tutto tornerà come prima. Con questa consapevolezza possiamo andare a rimontare il nostro pacco batterie e verificarne il funzionamento. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati nei miei video e anche gli attrezzi, gli strumenti, potete trovarli nei link che trovate in descrizione e acquistando attraverso questi link contribuirete a supportare il mio canale. Inoltre, se avete delle domande da pormi sugli argomenti oggetto dei miei video e non solo, potete inserire all'interno dei commenti e io cercherò di rispondervi prima possibile. Bene amici, è il momento della verità, andiamo ad inserire la nostra nuova batteria ripristinata. Dicevo, premendo il pulsante l'aspirapolvere non parte, dobbiamo inserire il jack di caricamento e a questo punto vediamo che i LED superiori si illuminano segnalando la ricarica in corso, che è già positivo, e soprattutto una volta terminata questa ricarica il nostro aspirapolvere è pronto per il nuovo utilizzo. Qualora in questi aspirapolvere riscontriate una scarsa aspirazione, ricordatevi sempre che è necessario effettuare la pulizia dei filtri in essi contenuti, che di solito sono dei filtri di carta e anche nel mio caso è presente un filtro di spugna all'interno. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su. Io vi ringrazio per la visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!